Vabbè, Francesco deve stare qua, l'hai visto Francesco? Dobbiamo cercare un ragazzo con un cuore verde sulla guancia. Un cuore verde sulla guancia. Un ragazzo o una ragazza? Ma ci stanno tutti voi, no? Dov'è Francesco? Ma allora pure io la voglio. Dov'è andato a finire che vogliamo Perché c'è il cuore intervistare verde? Francesco? Beh, penso, presumo rappresenti il verde, insomma, la natura, no? Credo, col cuore. No? Penso. Ma una curiosità mia, oggi è una cosa mondiale, no? Sì. Ed è per smettere di inquinare il pianeta. Per salvare il nostro pianeta. Per salvare. Sta un mio amico che vorrebbe Ma sapere. però la politica non c'è in questo. Purtroppo la politica c'entra perché siamo governati, quindi questo è rappresentiamo questa cosa per appunto presentarla ai politici. Enrico? E quindi che domani si incontreranno. Quindi Va bene, allora lui vieni, eccolo qua, Chiamas, forse Avaz, eccolo là. Francesco che ci dà, vedi che ha il cuore verde? Aspetta, che poi avete attaccato come me, mi passate... Allora, abbiamo accertato che Francesco ha il cuore verde. Oggi, Sì, cos'è? oggi è una giornata storica perché in tutto il mondo, in più di 2300 città, in più di 150 paesi stiamo manifestando, stiamo marciando per difendere tutto quello che amiamo. E ci sono centinaia di migliaia di persone ovunque che stanno marciando per un accordo per il clima, perché da Parigi esca l'accordo che per la prima volta abbiamo finalmente l'occasione di avere per proteggere questo mondo, per dire addio ai combustibili fossili e per finalmente andare verso un mondo al 100% energia pulita. Ed è importante questo fatto che io vedevo uno slogan e un'identità unica al di là delle nazioni, Sì. proprio come genere umano. Sì, e questa è la cosa. Io oggi sono qui in piazza Roma e so che accanto a me, oltre a tutte queste persone, ci sono decine di migliaia di persone che hanno manifestato in Australia. Ma i governanti che domani si riuniscono, Sì. eccetera, danno retta a questi problemi che voi rappresentate? I nostri politici capi di Stato domani sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo vedranno le nostre facce, non potranno ignorarci, entreranno al vertice di Parigi e sui maxi schermi vedranno i video e le foto delle manifestazioni. Però di tutto il mondo. loro spesso tendono a difendere gli interessi, che ne so, delle compagnie petrolifere. Questo può magari essere stato vero, non lo è più, perché i più grandi paesi del mondo, i grandi inquinanti nell'ultimo anno hanno cambiato idea. Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato per la prima volta un accordo bilaterale quest'anno per ridurre le emissioni ed è la prima volta che si muovono attivamente in questa direzione. I grandi del G7 a giugno hanno deciso di andare con decisione verso un mondo a energie pulite. Insomma, è veramente una situazione che sta cambiando mentre parliamo. E l'anno scorso, a proposito di politici che non ci ascoltano, l'anno scorso dopo la marcia globale del clima di New York, Obama aprì il suo discorso all'ONU dicendo i nostri cittadini continuano a marciare, non possiamo far finta di non sentirli. E ci stanno ascoltando. Qui in Italia? Qui in Italia anche. Anche? Sì, l'Italia va a Parigi con la posizione dell'Unione Europea, che è già una posizione molto buona, di ridurre di almeno il 40% le emissioni entro il 2030. Almeno vuol dire che è un punto di partenza, da lì si va a salire. Bene. Va bene? Guarda, fantastico. Lo mandiamo Soddisfatta? online. Io ti aiuto. Io ancora devo vedere, dobbiamo cominciare. L'affluenza mi sembra Quanti dobbiamo buona. essere? Portiamo uno striscione? Lo vogliamo portare uno striscione per la marcia, davanti al mondo. Davanti al mondo sarà lo striscione più fotografato di tutti. Dai, io vado. Ciao cara. Battuta perché siete qui oggi? Perché è importante occuparsi del cambiamento climatico, visto che ci colpirà tutti, cioè ci sta già colpendo tutti, quindi è utile manifestare prima di Parigi, far capire che ci sono cose che andrebbero fatte molto urgentemente. Qual è la domanda? Perché sei qua oggi? Perché comunque interessa anche il mio futuro, cioè ho 17 anni, quasi 18 e preferirei vivere in un mondo che comunque non
non è inquinato, non distrugge tutto quello che c'è dentro, e questa è anche colpa nostra, e quindi vorrei agire in questo senso, per difendere i miei diritti. No, perché sono qui oggi? Perché il cambiamento climatico già c'è e è la nostra ultima speranza di fare qualcosa. Ma i nostri governanti ci ascolteranno? Non ci ascolteranno, lo sappiamo. Dobbiamo essere tanti, oggi siamo pochi, dobbiamo essere di più. Riccardo, mi dicono che tu mi sapresti spiegare cos'è Avaaz. Avaaz significa voce in moltissime lingue del mondo dell'Oriente ed è un movimento civico globale che articola e mobilita i cittadini in tutto il mondo. Diciamo, è una comunità e al momento siamo più di 42 milioni, di cui 2 milioni in Italia, e facciamo campagne e portiamo la voce dei cittadini nelle stanze della politica. Per esempio adesso, oggi, stiamo organizzando questa marcia globale per il clima, ma saremo presenti anche all'interno dei negoziati della COP, dove avremo un mega schermo e dove staremo proiettando le immagini di cittadini in questa marcia globale che mandano messaggi direttamente ai loro politici dicendo abbandoniamo i combustibili fossili e andiamo a un mondo 100% energia pulita. I nostri governanti ci ascolteranno? Noi siamo speranzosi, ci troviamo in un momento molto diverso rispetto a 6 anni fa, c'è una narrativa molto diversa, gli Stati Uniti, la Cina stanno stringendo accordi bilaterali per ridurre le emissioni, il Papa ha emesso un'enciclica dove chiama tutto il mondo cattolico a rispettare l'ambiente. Secondo me stiamo sulla strada giusta. Grazie.